Questo è un viaggio semiserio nel paese di Alberto Garzotto. Per attraversarlo c'è richiesta una semiserietà. Ci sono dei luoghi prediletti dagli artisti, dalla letteratura, dal mito, e sono il bosco, il mare, la notte. Guarda caso, tutti perfetti simboli della dimensione profonda e inconscia che ci appartiene, che sostanzia i nostri sogni e le nostre paure. Alberto Garzotto li frequenta tutti, tornando e ritornando a rappresentarli, come fondali perfetti per le storie che vi ambienta. Nel bosco di Alberto Garzotto possiamo trovare personaggi in viaggio, forse smarriti, o solo alberi. Quando ci troviamo davanti a delle selve di tronchi, questi si trasformano in elementi astratti che sospingono in un'altra dimensione e generano alberi isolati, dominati da uno spirito altrettanto geometrico, come questo albero in estate. Boschi notturni, al contrario, in cui compare fredda la neve, confluiscono poi in alberi lunari e solitari, allontanati dal silenzioso dialogo solidale dei tronchi di un bosco. Pare che l'albero attiri l'artista, ingaggiando una sfida creativa all'ultimo pennello, a giudicare dalla varietà di quelli che dipinge. Di notte tutto assume un carattere particolare. I fantasmi si ingigantiscono e può capitare l'impensabile. Il bosco e la notte, due temi cari all'artista, si fondono in una labirintica stanza bosco, dove è possibile l'incontro tra il bambino in pigiama e il lupo a fauci aperte. L'intimità e la protezione della stanza, arredate in questa occasione dall'artista con alberi per permettere al lupo di sentirsi a casa, basterà a permettere il dialogo tra i due? O ci sveglieremo in tempo nella camera da letto, ancora sufficientemente notturna per rappresentare le paure del bambino in quelle ampie zone d'ombra? Al contempo la stanza è rassicurante per l'orma di quella mano gentile che ha rimboccato le coperte a Pinocchio e all'Orsacchiotto. C'è una presenza amorevole da qualche parte. Particolare per chi ama la storia dell'arte. Picasso ha progettato la cassettiera, Chagall ha piegato i vestiti e Van Gogh è passato a portare il letto e la sedia. In arte non si butta via nulla. La notte è anche fatta per starsene al sicuro, ad ascoltare storie, mentre gli adulti dormono. O per essere rischiarata dalle fiaccole di un intero villaggio che, unite, fanno breccia nel muro del buio. E che dire della rappresentazione della condizione umana, così semplice da farci sprofondare nella sua complessità, in bilico perenne tra natura e cultura? La dimensione naturale evocata dal buio, a prima vista inospitale degli scogli a sinistra, un bosco pietrificato, e quella culturale segnalata dalla casa, dalla luce artificiale, elementi per noi ormai irrinunciabili che indicano la presenza umana. Ma l'artista nel suo viaggio fa un incontro importante. Guardate come tutto cambia se in quella netta separazione compare un terzo elemento, in questo caso la luna. I protagonisti della scena sono gli stessi di prima, scogli notturni e case illuminate. Ma oltre alla luna c'è un nuovo soggetto con cui è facile prendere contatto. Come non notare quella casetta, sola, quasi della stessa sostanza del mare, che getta però così tanta luce? È separata dal villaggio, un'intera isola la divide o la protegge dalla comunità. Cosa accadrà in questa storia in cui siamo entrati senza sapere a che punto siamo del racconto? L'arte ci invita a completare la creazione, liberando la fantasia, la nostra fantasia, coraggiosamente affidando il gioco al nostro coinquilino bambino. Alberto Garzotto solca il mare, ma ha una predilezione per i fondali marini.
il repertorio pare non esaurirsi mai. Ci sono scene che potremmo aspettarci laggiù, come questo branco di pesci diligentemente disposto in contrappunto al fondale roccioso dalle alghe brune. Qui vale la pena notare il mestiere dell'artista, che con una precisa scelta compositiva divide la scena in due, con una diagonale vegetale, e ci fa apprezzare così la dialettica tra il pieno e il vuoto, l'insondabile fondo blu e il chiarore in cui nuotano i pesci. Allora potremmo pensare che la profondità è come una scatola cinese. Quello che pensavamo un luogo più buio e misterioso, il fondo del mare, incontra una zona più misteriosa ancora, che magari ci fa ancora un po' di paura a metterci le mani. Stiamo parlando di un acquerello con dei pesci, o forse anche della psiche umana? E ci sono scene che proprio a mettercela tutta non incontriamo ogni giorno. Questo nonno nel mare è il Geppetto che forse abbiamo sognato di avere per nonno, sorridente, coraggioso, dai poteri un po' speciali, e soprattutto che ci ricorda che la forza della vecchiaia non è muscolare, ma la capacità di tuffarsi, magari ancora col sorriso, nella profondità delle esperienze, dopo una vita di immersioni. Post scriptum. Apprezziamo la bellezza di questo giardino fiorito sottomarino e l'intenzione di chiudere il discorso con una nota vitalissima come quella forma rossa e bruna. Nella serie per illustrare le filastrocche musicate di Gianni Rodari è la tecnica del collage a farla da padrona. Ed è un collage che dà forma a composizioni estremamente classiche, essenziali, elegantissime. Qui anche un cartoncino strappato a mano ha qualcosa da dire, un distillato di potenzialità espressiva che fa venire voglia di mettersi a farlo anche noi. Nel mondo di Alberto Garzotto, un mondo semiserio, i grandi monumenti del passato dialogano con ciurme di pirati o pesci ansiosi di imparare. E impariamo ancora una volta l'arte di mescolare il magma della materia dei capelli con gli elementi modulari della marimba. La lanugine vaporosa e spettinata della capigliatura, forse simbolo della libertà creativa dell'indaffarato Einstein, con la certezza algebrica e la durezza monolitica dell'ardesia. Altro elemento che scombina le nostre certezze? Dobbiamo riscrivere la storia. È un ragazzino dall'abito color papavero a portare al maestro la formula della relatività. Ma Alberto Garzotto era spiritoso, cioè pieno di spirito, e il suo spirito era semiserio. Gli aspetti deteriori della cultura, quali l'intellettualismo, il nozionismo, credono ingannevolmente che la leggerezza non appartenga alla cultura. Forse è vero, ma appartiene sicuramente alla saggezza. Alberto Garzotto scriveva di come la pittura con gli acquerelli e il collage fecondassero la professione di architetto e viceversa, in modi che lui stesso non sapeva spiegare. Forse è il caso dei paesaggi urbani. Questo parco urbano è composto su 4 piani spaziali, con un'alternanza armonica tra pieni e vuoti, natura e edifici. La raffinata metropoli riesce in un'impresa difficile. Amalgamando colori bruni e caldi con il grigio diffuso del tessuto urbano, lo trasforma in un ambiente più caldo da frequentare. O per qualcuno questa città sembrerà ancora sempre troppo caliginosa, quasi una capitale di inizio secolo, alle prese con gli effetti della modernità. La dimensione perturbante della città è sapientemente allusa da questa spirale. Una torre di Babele, intessuta da tralicci, palafitte, case troppo trasparenti per essere abitate, quasi vuote, fatte per cittadini fantasma. Oppure è un invito a cercare una città più immateriale, un porto sicuro per chi cerca leggerezza
e rarefazione dallo stress dei pulsanti rumori urbani. E l'artista, quando si trova a suo agio in un soggetto, lo esplora, ci si diverte dentro, come testimonia questa variazione sul tema. Le ciminiere, dalla pittura inglese e francese di metà Ottocento, iniziano a diventare simboli dell'industrializzazione, portati con orgoglio all'occhiello da molta pittura impressionista, o citati con probabile fastidio da alcuni autori, pensando a Cézanne. Questo porto, dalla luce metallizzata, come solo in uno scenario industriale possiamo trovarne, riproduce, grazie al grattage, sul cartoncino, il baluginare accecante delle onde sul mare. O le periferie vaganti, dove assistiamo alla metamorfosi di due vascelli in città fantastiche o fantasma. Alberto Garzotto pare frequentare qui quel luogo privilegiato del processo creativo, quando una pera può anche essere allo stesso tempo un violoncello, o come in questo caso una nave è al contempo una città fumosa. Non crediate che questo sia un luogo che appartiene solo agli artisti. È attivo in noi ogni notte, quando sogniamo. E dal porto devono essere salpate queste navi enormi, in viaggio solitario o in rada appaiate. Una vita fluttuante che Alberto Garzotto conosceva bene, vivendola ogni giorno nel suo studio galleggiante. Gli animali sono i viandanti, protagonisti di avventure la cui trama ricalca da vicino le strutture narrative alla base dei miti o delle fiabe. Troviamo i protagonisti, una gallina, un gatto o un bambino, alle prese con una vicenda che intuiamo proprio da un particolare e su cui possiamo iniziare a fantasticare. La retina della pesca sulle spalle di un gattino soriano dall'aria adolescente, il coniglio che si affaccia sul limitare della scena, ma non in un luogo qualsiasi, proprio dove il nostro occhio è abituato ad aspettarsi lo sviluppo degli eventi. Il calamaio finito nel becco di questo elegantissimo gabbiano. La lettera che è difficile recapitare perché c'è un fiume di mezzo. Il gatto sorpreso su un ramo che pare spaventato, sospeso ad altezza vertiginosa. Cosa starà capitando ai due passeggeri forzati, trainati dal dirigibile? Il cane fulvo lo ritroviamo che corre come il vento, forse appena atterrato. A volte li ritroviamo da soli, senza indizi, come il coccodrillo o i due cacatuas coloratissimi, uno di fronte all'altro. Termina qui il viaggio semiserio nel paese di Alberto Garzotto e forse incomincia quello nel vostro.